C'è qualcosa di incredibilmente buffo, ma anche tenero, a guardare i pinguini che si muovono, soprattutto i pinguini imperiali, con il loro bel pancione che avanzano dinoccolati in queste distese di ghiaccio. Forse è proprio per questa caratteristica che Willy Puchner ha scelto proprio i pinguini per il suo libro Die Sehnsucht der Pinguine, la nostalgia dei pinguini, un libro a cui sono molto legata e che mi porto dietro da molti anni. Il libro è un libro illustrato, è di un autore tedesco, come avrete capito dal titolo e dal nome, però non c'è bisogno di capire il tedesco per capire tutta la nostalgia che traspare da queste fotografie. Cosa ha fatto Willy Puchner? Si è costruito due pinguini in grandezza naturale, quindi due pinguini imperiali, Joe e Sally. Joe è alto più o meno 1,5 m e pesa 5,5 kg e Sally è un po' più piccola, un po' più bassa, alta 1,10 m e pesa 5 kg, e questi pinguini, appunto, che sono in grandezza naturale, se li è portati in giro per il mondo, ha attraversato un sacco di paesi, New York, Sydney, Pechino, Tokyo, Parigi. E cosa fa? Mette in posa questi due pinguini come se fossero due turisti. Uno di loro, Joe, ha una vecchia macchina fotografica appesa al collo e l'impressione che dà è veramente incredibilmente toccante. Vedere le fotografie di questi pinguini che a volte si mettono in posa proprio come fanno le persone davanti, che ne so, alla Torre Eiffel, oppure a volte sono seduti su un autobus, o a volte non si vedono direttamente ma si intravede il loro riflesso in un vetro, in una vetrina, in uno specchio o in uno specchio d'acqua. Danno un senso di incredibile nostalgia, infatti il titolo è azzeccatissimo, e anche un po' di tristezza, perché veramente fanno venire in mente quelle coppie che sicuramente avremmo incontrato un sacco di volte in giro, signori anziani che fanno questi viaggi, che ormai si sono già raccontati tutto, perché i pinguini non parlano, sono dei pupazzi, sono delle statue di un materiale plastico. Infatti Willy Puchner racconta anche come se li è portati dietro, a volte li doveva anche spedire per farli arrivare alle diverse destinazioni. È un libro molto delicato. È uno di quei libri che ti porta a fermarti e a riflettere e anche, perché no, a sognare. Io, ispirata da questo libro, per un periodo mentre viaggiavo mi portavo dietro un piccolo dinosauro di plastica e mi divertivo tantissimo a fotografare il dinosauro di plastica appoggiato sul finestrino dell'aereo, e l'effetto era veramente molto straniante. Vi metto i link di questo libro nelle note del programma, che vale la pena dargli un'occhiata.